Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Danny94 del Crash Bandicoot Zone. Questo video volevo farlo da parecchio tempo, ma non con queste premesse. Che cosa è successo in queste ultime ore? Succede che ho trovato una concept art di Crash Bandicoot 4 disegnata da James Loy Martin, ovvero uno dei concept artist di Crash Bandicoot 4 It's About Time che molti riconosceranno e ricorderanno per aver disegnato Crash, Coco, Dingodile e Cortex con uno stile molto tendente al classico, e infatti molti ancora oggi si chiedono perché non abbiano scelto quelle concept art da riportare come modelli 3D rispetto alle scelte stilistiche di Nicolas Cole e Nicola Saviori, ma questo è un altro discorso, ne parleremo in futuro. Questa concept art rappresenta una delle prime versioni di Touna, molto probabilmente la Touna alternativa, perché ha un boomerang gigante come arma, stessa arma che è visibile nelle concept art della Touna alternativa nell'artbook di Crash 4. Questa concept però mostra questa Touna con i capelli castani, molto probabilmente decolorati, quindi una sorta di retcon sul fatto che Touna non fosse bionda naturale, non lo so, ma soprattutto aveva viene da ridere, aveva sul grembo un bebè. Questo bebè era un piccolo pinstripe. Ovviamente viene da sé pensare che questo bambino fosse il figlio di Touna e di Pinstripe. Benissimo, vado a pubblicare su Twitter, oggi chiamata X, questa concept art. Apriti cielo, neanche avessi pubblicato l'anticristo. Una sfilza di commenti che dicevano: ah, non è possibile, non è una roba di Toys for Bob, ah, questa cosa non è mai stata accettata da Toys for Bob, Touna non può stare con Pinstripe. Oh, calmatevi! È una concept art. Mi hanno addirittura dato del faker, dell'impostore, dicendo che ho pubblicato questa fan art spacciandola per vera, nonostante avessi pubblicato anche il portfolio dell'artista. Pazzia, follia. Tra i vari commenti c'erano anche persone che dicevano che tutta questa storia di Touna con Pinstripe fosse uno scherzo fatto da Sony, fosse uno stralcio di storia realizzato da Sony per il mercato giapponese, e qui mi sono un po' attivato, perché sì, la storia che Crash è stato lasciato da Touna per andare con Pinstripe è una cosa che nasce sul territorio giapponese, o almeno appare sul territorio giapponese, ma le origini sono un tantino diverse. La prima volta che abbiamo modo di vedere questa storia di Touna e Pinstripe avviene nel manuale di gioco di Crash Bandicoot 2, versione giapponese. Viene presentata in 2 pagine. Nella pagina 3 del manuale viene riportato questo: la ragazza di Crash, Touna, si è recata in città dopo aver fatto amicizia con Pinstripe. Sconvolto, Crash inizia il suo allenamento attrattivo. Starà bene? Allenamento attrattivo. Mica male. Mentre nella pagina 17, quella relativa al cast di personaggi del gioco, viene riportato questo: l'ex ragazza di Crash. Anche se lui l'ha salvata, lei si è stancata delle sue sciocchezze e ha lasciato la Tasmania. Si dice che si sia recata a Chicago, negli Stati Uniti, per inseguire un uomo di nome Pinstripe, con cui ha fatto amicizia durante la sua prigionia. Ora, nel manuale non viene mai esplicitato direttamente che Touna si fosse fidanzata con Pinstripe, ma che lo avesse seguito in città in quanto conoscenti. Ora, c'è da specificare una cosa: l'uscita in Giappone di Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back risale al 18 dicembre 1997. Ad occuparsi della scrittura del manuale giapponese fu Ryoppako Tsurumi, un produttore e designer di giochi per Sony Computer Entertainment, noto per la localizzazione giapponese delle serie di Crash Bandicoot e Jak and Daxter. Stando ad una sua dichiarazione sul profilo ufficiale di Twitter, il signor Ropyaku ha scritto la storia di Touna e Pinstripe nel manuale, tuttavia non creò la storia da zero, bensì prese dei pezzi descritti nei materiali originali che ricevette dalla Naughty Dog, amplificandoli. E già questo è tutto un dire. Nel manga di Crash 2, pubblicato su CoroCoro, ovvero Dansu the Jump no Daiboken, veniamo a sapere che Touna ha scritto una lettera a Crash in cui gli diceva di averlo lasciato per stare con Pinstripe. Cronologicamente, CoroCoro Comics viene pubblicato ogni 15 del mese, è un mensile. Non viene pubblicato il 15 del mese soltanto se questo 15 avviene durante il fine settimana. Nel dicembre del 1997, il 15 dicembre,
cadeva di lunedì, mentre il 18, data di uscita di Crash 2 in Giappone, cadeva di giovedì. Dunque CoroCoro uscì regolarmente e prima di Crash 2 di 3 giorni. Inutile stare a precisare che nel giro della stessa settimana, giusto 3 giorni di differenza, le basi di questa storia debbano provenire senza ombra di dubbio dalla stessa fonte, ovvero grazie alle dichiarazioni di Ropyaku, Naughty Dog. Complice anche il fatto che l'allenamento attrattivo di cui si parla nel manuale viene ripreso anche nel manga, tramite una piccola gag. E già qui potremmo dire una cosa enorme. La non canonicità di questa storia ha ben poco senso, visto che a svilupparla è stata, seppur con idee basilari, proprio Naughty Dog. Gira infatti questa mezza informazione riguardo cui la storia di Touna, che lasciò Crash per Pinstripe, fosse una cosa strettamente correlata al Giappone e di conseguenza non canonica per la serie principale che avrebbe luogo, secondo alcuni fan, in Occidente. Però è stupido pensarci, perché seguendo la logica del non canonico, neppure la danza di Crash dovrebbe essere canonica. E questa, a differenza del triangolo amoroso, nasce unicamente in Giappone, per poi venir presa dall'Occidente e dallo studio di Rubin e Gavin. Quindi tale idea, così come la comparazione fra questi due elementi, non avrebbe senso, se queste non servono ancora come prove, nonostante la validità di Naughty Dog per molti, me compreso, sia sacra. Un attimo, rivoltante plebaglia, c'è dell'altro. La guida strategica ufficiale di Brady Games di Crash Bandicoot l'ira di Cortex contiene una sezione intitolata La storia completa e approvata di Crash Bandicoot. Approvata perché è stata semplicemente approvata dagli sviluppatori e dall'editore, ovvero Universal, che riassume gli eventi del primo Crash Bandicoot, di Crash Bandicoot 2, di Crash Bandicoot Warped e dello stesso l'ira di Cortex. Sebbene gli eventi siano in gran parte gli stessi di quelli raccontati nei videogiochi, il riassunto menziona diversi punti della Bibbia di Crash 1, come l'infanzia di Cortex e soprattutto il tentativo di Touna di fuggire dal castello di Cortex con Crash durante gli eventi del primo gioco, per poi essere scoperta dal malvagio dottore. La storia di Touna che lascia Crash per Pinstripe prima degli eventi del secondo gioco, che in precedenza era stata citata solo nei media giapponesi, è anche inclusa in questo riassunto, con Touna che lascia un biglietto a Crash prima di partire. Questa storia della lettera che Touna lascia a Crash pare sia presa pari pari dal manga, visto che nel manuale non è presente questa informazione. Eppure, a così pochi giorni di distanza dall'uscita del primo capitolo del manga di Crash 2 e di Crash 2 stesso in Giappone, è logico e lecito pensare che non ci sia stato alcun dialogo tra Ropyaku Tsurumi e l'editor di Ari Kawashima, la mangaka del manga di Crash 2. È infatti più probabile che entrambe le parti abbiano avuto accesso ai materiali originali rilasciati da Naughty Dog e che, sempre entrambe le parti, abbiano scelto cosa inserire e cosa no. Francamente, infatti, non credo che chi si sia occupato della guida ufficiale di l'ira di Cortex abbia mai letto il manga di Crash 2, o addirittura non credo neanche sapessero dell'esistenza del manga di Crash 2, anche perché nel sito ufficiale di Naughty Dog dell'epoca riguardante Crash c'era soltanto una pagina di un manga ed era il manga di Crash 1. Per questo ho motivo di credere che la lettera possa essere un elemento degli appunti di Naughty Dog, appunti che di norma nel mondo dei videogiochi sono disponibili a tutti gli sviluppatori e affini che si occupano del franchise, omessa per qualche motivo da Ropyaku Tsurumi ed inserita però nel manga e, anni dopo, anche nella guida di l'ira di Cortex. Arriviamo poi a Boom Bang. Ironia della sorte, il gioco più dimenticabile della serie è quello più importante, tra virgolette, di questa storia. Proprio perché è realizzato da Dimps, sviluppatori giapponesi, quasi tutto il gioco si basa sulla lore stabilita sul territorio nipponico. Alla selezione dei personaggi nel menu principale, infatti, oltre ai nomi abbiamo anche un breve background del personaggio selezionato. Nella versione originale giapponese la bio di Touna reca: una ragazza sexy con un bel corpo, sta dando la caccia a Pinstripe, mentre sul territorio occidentale la bio viene tradotta così: Touna, la bomba bionda, e pazza di Pinstripe. Frase che possiamo trovare anche nel sito ufficiale di Crash Boom Bang, ad oggi archiviato. È disponibile soltanto tramite Wayback Machine. Questa è la prima volta che in un gioco della serie al di fuori del Giappone si fa riferimento a questa storia, ma resta comunque la seconda volta che il mondo occidentale viene a sapere di questa informazione, visto che la guida ufficiale di l'ira di Cortex
ha questo primato. Nel 2006, infatti, i fan occidentali non avevano accesso al manga di Crash 2, che sarebbe stato disponibile soltanto da gennaio/febbraio del 2010, grazie a Fiersei-kun, che ha scansionato i 2 volumi del manga per conto del Crash Mania. Quindi la nostra conoscenza di questa storia derivava unicamente dal manuale giapponese di Crash 2 e all'epoca non è che avevamo così tanti tool per tradurre dal giapponese all'inglese o all'italiano e dalla guida ufficiale di Lila di Cortex. Ora, parlando di Crash, di questa cosa, di questa storia, ne è rimasto chiaramente scottato. Tanto da avere una foto di Touna sul camino durante gli eventi di Crash 3, Lila di Cortex e addirittura ad avere un poster in casa durante gli eventi di Mind Over Mutant, il domino sui mutanti. Ma una prova ancora più importante del trauma sentimentale che ha ricevuto avviene nell'epilogo giapponese di Crash Bash, Crash Bandicoot Carnival, epilogo differente per ogni personaggio giocabile. Nell'epilogo di Crash succede che il Bandicoot si trova davanti una ragazza Bandicoot bionda ed il testo dice quanto segue: "Ce l'hai fatta davvero, Crash?" Quella voce potrebbe essere la bella Touna. Davanti agli occhi di Crash appare sorridente Touna, la sua amante di un tempo. Crash si pizzica la guancia. Se questo è un sogno, spera di non svegliarsi mai. Salvo poi scoprire, nell'epilogo di Coco, che quella ragazza è un ologramma della sorella di Crash in versione adulta. Ok, mettiamoci al lavoro su quel programma che ho dovuto mettere in attesa. L'attuale progetto che appassiona Coco è l'Imaging virtuale, che utilizza un sistema di sintesi delle emozioni ultra veloce. Prenderò i dati della scansione del mio corpo, renderò i parametri di età un po' più da adulti e poi sarò pronta per il mio debutto come net idol. Insomma, Crash ha preso fischi per fiaschi vedendo in una versione adulta di sua sorella la sua ex fiamma. Arriviamo infine ai giorni nostri, nell'attuale era del franchise. Oltre ai remake della trilogia, fin troppo fedeli e quindi scevri della storia che il team di Naughty Dog voleva portare nel primo gioco, in Crash Team Racing Nitro Fueled non è stato fatto alcun riferimento alla relazione tra Crash, Touna e Pinstripe. Anche se, questo va detto, un'immagine promozionale dedicata al primo Grand Prix, Nitro Tour, mostra curiosamente l'allora nuova aggiunta Touna accompagnata da Crash e da Pinstripe, alludendo quindi alla storia vista nel manuale giapponese di Crash Bandicoot 2. Infine, almeno fino ad oggi, in Crash Bandicoot 4 It's About Time, Coco, vedendo la Touna alternativa, affermerà che lei e suo fratello Crash si fossero persi di vista con la loro Touna, che non vuol dire molto in realtà, ma sarebbe semplicemente strano avere una fidanzata, dal punto di vista di Crash, con cui perdersi di vista da parecchio tempo. Morale della favola? Touna ha lasciato Crash. È canonico, se di canone si deve parlare, in un gioco come Crash poi, ma Touna che lascia Crash è un dato di fatto. I materiali originali di questa storia provenivano dalla Naughty Dog ed è difficile, se non impossibile, andare contro un canone creato da chi, quel mondo stesso, lo ha ideato e concepito. Il dubbio arriva quando c'è di mezzo la relazione con Pinstripe. Nei materiali ufficiali trascritti ed espansi nel manuale giapponese di Crash 2 non si fa una menzione diretta ad una relazione, ma ad un'amicizia durante la prigionia in Crash 1 e poi qualche pagina dopo ad un inseguire Pinstripe fino ad arrivare in America. La relazione, quella esplicita almeno, arriva col manga e con tutto quello che segue questo manga, come la guida ufficiale di Lila di Cortex, da cui prende anche la famosa lettera, e Crash Boom Bang. Tutto questo nasce da una singola immagine, una concept art, in cui si vede Touna con addosso in grembo un bambino, un gremlin perché è orrendo, che ha fatto impazzire molti fan che preferiscono la ship Crash e Touna rispetto a Touna e Pinstripe, pensando che se Touna ha lasciato Crash per andare con Pinstripe allora è una poco di buono. Raga, ma tutto a posto. L'idea di vedere Touna come una traditrice è quanto di più sbagliato ci possa essere. Essere salvati dal cattivo di turno non garantisce all'eroe l'amore eterno e lo stare insieme per sempre. Non si tratta di avere colpe o di avere ragione o di aver tradito o di aver preferito un'altra persona ad un'altra. Le relazioni sono molto più complicate di così, anche in un gioco per famiglie come Crash Bandicoot.
Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre potete seguire me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, un'enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! E Pinstripe e Tauna sono canonici! Mio padre si chiama Pinstripe. Basta. Mi sono messo già in ridicolo. Rilaru.